Abbiamo iniziato la sessione di Salina. Ciao Elena. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se vedi Salina. Sì, Ti dà l'autorizzazione? sì, sì, sì. Mm. Mm, È come se si trovasse incastrata in questo ambiente dove ci sono queste enormi, mm, direi bolle, queste enormi bolle blu-viola, Mhm. ok? E lei è in mezzo e quindi cerca di farsi spazio tra le bolle, ma sono tanto tanto vicine, tanto compresse e non riesce a spostarle, quindi lei si trova lì in mezzo e non può uscire. Ok, cosa sono le bolle? Blu e viola? Direi sono bolle di pensiero, bolle mentali, quindi create dalle interferenze mentali. Di- Interferenze mentali che creano, è come se lei che è molto libera, diciamo come idee, ok? Mhm. Si trova incastrata nei sistemi mentali e sociali degli altri. Mm. Ok, vediamo le entità, partiamo dalle mentali, così riusciamo a dare una continuità a questo Mhm. discorso. Sì, allora ce n'è una di livello 5, Mm. poi ce n'è una di livello 4 e una di livello 2. Parti da quella che vuoi. Allora, quella di livello 5, che è questa, è proprio questa che crea questo incastro ehm, nei sistemi sociali delle altre persone. Ok, quindi vedo proprio che si ricollega un po' anche a quella di livello 2, che è quella che fa sì che lei non riesca a volte a esprimersi bene, no? Perché è come se questa interferenza mentale le mettesse davanti come se fossero dei discorsi o delle frasi già preconfezionate. Ok? E lei fa fatica a relazionarsi, a rispondere ehm, a questi discorsi già pronti, Mhm. ok? Perché lei dentro sente completamente un'altra cosa. Facciamo un esempio, la vicina la saluta e le dice come va e lei deve rispondere tiriamo avanti. E invece Ecco, vorrebbe dire, perché si dice da quale parte, e invece vorrebbe dire ma per certi versi va bene, per certi versi va male, ma sono ottimista, stamattina mi sono svegliato col piede giusto, cose così, insomma. Questo? sì, più che magari vorrebbe rispondere, adesso la esagero, però magari se lei fosse libera potrebbe rispondere, no? Mm, Oggi va proprio male, Mi sono oggi va alzata proprio con bene. le vibrazioni basse, Mm. ad esempio, no? E quell'altra la guarda con due, come dire, che cazzo dici questa? Cioè, dici, Elena, Elena, non dire Lucio, non dire Elena, parolacce. Lucio non dire Lucio non dire parolacce, Lucio non dire mi sono dato una Lucio. sberla, non dire parolacce. Sono sconvolto. Allora, oggi è il primo giorno che Elena dice No, l'ho detto parolacce. altre volte. Ma per oggi è così. Oggi mi sono dato una sberla. Que- Quindi, quindi la 5, va bene. Mhm. La 4.
La 4 la vedevo già prima, collegata a questa entità mentale collettiva che è quella sua predisposizione al rifiuto della parte maschile, della... Misandria, più o Sì, meno. più o meno, ecco, più o meno io vedo proprio come se c'è questa entità mentale sua, no, di livello 4 che crea questo collegamento con questa entità mentale collettiva, Collettiva. che è come se fosse una nuvola nera e poi è come se avesse una faccia, mh, ehm, come si dice, molto severa, ok, Mhm. che manda tipo dei fulmini neri agli uomini. Ecco, questa è l'immagine di quell'entità mentale. L'entità mentale collettiva la possiamo chiamare misandria, è l'opposto della misoginia, odiare le donne, misandria è odiare gli Sì, uomini, odiare, sì, mm, detestare, non amare, mettere subito su un piano polemico, sottovalutare, sì, esatto, sì. sottovalutare, criticare, Giudicare, giudicare. mm, 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 mm. Sì, Ok, quindi la 4, come si chiama la 4? Sua. mi viene gendarme umana. È collegata a misandria, entità mentale Mm, collettiva. sì, Come si chiama la 5? bollisfera. Boh, vabbè. E la 2? Più caratteristiche della 2. Disparola. E quale compito ha di sparola? Quello che appunto dicevo prima di eh, far sì che lei non riesca a comunicare. Comunicazione difficile. Esatto. Quello che è il suo punto 3. Vabbè. Mm. Entità eteriche. Allora, c'è. eh, ci sono due uomini del tempo, poi vedo direttamente Zeus, poi c'è una mantide e c'è un grigio. E DL? Due. Ok. Vibrazione. 23 miliardi. Percentuale di consapevolezza. Posso dire una cosa sulla vibrazione che mi è Mm? apparsa subito? Quando mi hai chiesto vibrazione, come se io avessi visto due Mhm. saline, una che allora vibrazione normale che era 23 miliardi e poi quando il suo pensiero andava verso il maschile crollava a 8 Ma è sempre lei, intorno non è al un suo. clone. Sì, sì, no, è sempre lei, ma solo il pensiero della parte maschile le fa crollare la vibrazione tantissimo. Percentuale di consapevolezza. 131, Anima. 39, Anima quando pensa al maschile. 27, Vite precedenti. 1928, Ok. Arrotondiamole a 2000. Vite vissute come uomo. 1200, Cervello normale e cervello quando pensa a un maschile. 9.3, 9. Ok. Va bene. Impianti, vediamoli.
Allora, c'è una specie di disco a rete, una rete metallica rotonda che fa un disco che è proprio qua in mezzo. Terz'occhio? No, è piatto, è grande come tutta. Sì, beh, potrebbe essere un terzo occhio perché è come se fosse un radar di collegamento con, come se cercasse proprio l'occasione per rinforzare in Salina il fatto che gli uomini, il fatto che gli uomini stiano antipatici, ecco, la parte maschile. Quindi è proprio cercare qualcosa, un appiglio per ricordare a Salina la pesantezza, la parte negativa del maschile, del maschio, ecco, dell'uomo. Mm, mhm. Ah, Poi? poi vedevo prima già, a proposito di impianti, che quando lei descriveva tutti gli interventi che ha avuto, Mhm. era come se ogni volta dovessero togliere, allora mettevano degli impianti, ok, erano molto stimolati come impianti, poi toglievano una parte con quell'impianto e pian piano con il tempo è come se avessero voluto fare spazio vuoto e ogni volta che facevano un intervento lasciavano in quel punto diciamo nella cicatrice una piccola sferetta. Mm. Ok, poi tutte le volte collegavano le sfere vecchie con quelle nuove attraverso una specie di filo di metallo esoterico, eterico. Mhm. Quindi è come se all'interno lei avesse una ragnatela di impianto. Poi? E poi ne ha due sopra il dorso dei piedi, una a destra in mezzo e una a sinistra. A cosa servono questi? Fanno dare allora, quando durante le abduction, mentre lei è sdraiata, questi vengono collegati ai loro apparecchi computer e fanno da rete, mh, diciamo a livello vibrazionale di informazioni con tutta quella specie di ragnatela che è all'interno dell'addome. Basta? Sì, serve, vabbè, per prendere, diciamo, informazioni sul tipo di vibrazione che c'è all'interno, no? Quindi da dove c'erano prima gli organi e poi per prendere la sua energia. Ok, nome del progetto a cui queste entità che hanno messo questi impianti hanno dato al progetto appunto di Salina. Subdolenza, Perché? perché mi dice che è una sostituzione subdola degli organi umani. Abduction. Quante? 8-10 al mese. In generale tutte le operazioni che ha avuto erano legate all'abduction? In generale sì. Cancro al rene sinistro, causa esoterica. Allora, lì l'ho visto proprio, lì è la sua PS che ha cercato di sempre di più di inglobare un impianto. Allora, all'inizio era molto piccolo, poi la PS è riuscita a inglobarlo e loro sono riusciti a potenziarlo, lei è riuscita a inglobarlo. Alla fine è diventato un cancro e gli hanno dovuto sportare. Endometriosi. Uguale, stessa cosa. Lì avevano messo come se fosse una rete sull'utero e la PS che tutte le volte cerca di reagire e quindi anche lì poi alla fine hanno dovuto tirar via tutto. Ernia. No, l'ernia è solo l'impianto, la PS lì non è. Questa qua dici, no, sì, era l'impianto che gli hanno messo dopo a livello di cicatrice. Primo cesareo alla nascita del figlio.
Succede spesso, lo vedo adesso, che quando c'è un cesareo è come se ci fosse sempre l'intervento, quasi sempre l'intervento artificiale anche di qualche interferenza, Mm, come se lo facessero accadere per poter essere facilitati all'inserimento di un impianto che da lì poi, vabbè, a seconda degli scopi, ma diciamo creano l'occasione per mm. poter mettere degli impianti. Ma anche il secondo cesareo, quando ha dovuto subire l'asportazione di tutto l'apparato riproduttivo. Vabbè, lì poi è stato perché a furia di mettere, di potenziare questi impianti, a furia della PS, di cercare di inglobarli, poi il tessuto non ha più resistito. Mm. Cistifellea, Stessa cosa, vedo proprio l'impianto e la PS che lo ingloba. osso sacro. Allora, l'ho visto prima quando lo diceva, è proprio come se fosse invece qua fosse un indizio della sua PS Mhm. che le diceva continua così che ti stai radicando alla verità, alla- al portare alla luce tutto ciò che ti serve. Mm. Va bene, Mm. apriamo le porte del cinema. Mhm. 4 amici, tra cui l'amica che le ha parlato la prima volta di noi. La madre, il padre, il figlio e la sorella. 2 sorelle Mhm. e un fratello. Dimmi solo se vengono tutti, se Sì, qualcuno resta fuori, se c'è una maggioranza di gente che viene o di gente che non viene. oh no, tutti. Ok, chi è più interessato? Gli amici, i 4 amici sono davanti. Tutti gli altri sono più o meno sulla stessa fila in fondo, anche il figlio. Ok, chiamiamo anche l'ex marito, il padre del figlio, quello che lei detesta. Mm. È entrato, ha guardato e poi se n'è andato. Ok. Causa esoterica di questo incontro. I 2 uomini del tempo. Allora, per evitare che lei trovasse forza nella relazione di coppia, da sempre direi dai 15 anni in poi, han fatto sì che lei incontrasse uomini, direi a caso, nel senso lontani da quello che poteva essere il suo ideale. Mhm. Ok, quindi un uomo del tempo era quello che creava la situazione con questo uomo. Mm. L'altro uomo del tempo è quello che collegava, diciamo, l'entità mentale di Salina, Mhm. quella collegata a quella collettiva, a tutte le parti negative di questo uomo, no? E quindi questo collegamento esasperava queste parti in maniera tale che lei vedesse solo queste e la Mhm. portasse poi alla fine a proprio a detestarli, a non sopportarli. Tra le varie letture che diamo di una persona, corpo mentale, corpo eterico, Mm. corpo subliminale, corpo fisico, c'è anche un corpo maschile e un corpo femminile. È nell'eterico. O l'eterico è il maschile e il subliminale è il femminile. Allora, quello che vedo è che
L'eterico ha le due parti, maschile e femminile. Eh, Potrei dire che diciamo si vedono. Mm. E invece il subliminale ha le sensazioni maschili e femminili. Le emozioni. Sì, emozioni, percezioni. Ok, quindi devono essere equilibrati, tutte e due hanno sia maschile che femminile. Poi, ok, quindi questi devono essere equilibrati. Poi, diciamo, come struttura, l'eterico è più maschile in generale perché è verso l'esterno, no? È come se spingesse verso l'esterno e invece la parte subliminale è più femminile perché è più interiore e verso l'interno. E nella situazione di Salina qual è? Cioè, nel caso di Salina qual è la situazione? Che è molto accentuata la sensazione, le sensazioni e le emozioni femminili, Mhm. ma è molto accentuata la parte maschile nell'eterico. Quindi lei si sente maschiaccio, diciamo, Mm, cioè lei è molto tendente al comando nella mm, relazione, a imporre la sua idea, poco accondiscendente o comunque poco diplomatica, molto mhm, critica nei confronti degli altri. Per esempio, prima ci parlava del suo ex marito. Però mhm, io sono l'avvocato del diavolo, non facciamo finta che io non sia un uomo. mhm. E lui era sempre sul divano. E tu? Nel senso, c'è una responsabilità in questo suo essere sempre sul divano? Non Certo. proponevi o comunque non eri, non lo so, insomma, c'è una responsabilità? Sì, cioè sono squilibrate le sue parti maschile e femminile, sia nella PS che è molto cioè sente molto a livello in maniera femminile, Mm. ok, ma c'è la parte eterica che agisce molto in maniera maschile, quindi cozzano un po', no? Non sono d'accordo. Come dovrebbero essere? Diciamo, l'ideale deve essere 50 e 50. Cioè la subliminale che è il 50% maschile e femminile e Mm, l'eterica, cioè. Quindi non è sì. vero che l'anima è la donna, come spesso vedete, e la pie è l'uomo, il guerriero o il cavallo, come spesso vedete. No, io vedo che la PE è più, diciamo, maschile perché Nel è fare. fuori, ecco, esatto, è nel fare, no? Mentre la PS è più all'interno, no? Quindi è Sta più tra le nuvole, cuore, esatto, progetti, il mm, cuore, esatto, non ecco, so, studierò legge perché così trovo lavoro e questa è la PE. Studio legge perché aiuto i poveri ecco, e questa è la PS. ecco, esatto. Mhm. La differenza è Oppure quella. amo il mondo militare, tutto quello che è comando dato e ricevuto è tutta PE. Sì, PS ce n'è veramente poca. infatti, Odio fare la spesa e mi piace dipingere dalla mattina alla sera, è tutto PS. certo. E se volete, Sono io. femminile e il maschile, ma nel concetto, non Esatto. Mm, nel mm, portare mm, i pantaloni o la gonna. mm, Qual è la causa esoterica di questo disequilibrio? Questa è la domanda della sessione. mm. Una vita, un episodio di questa vita, dell'attuale vita, di Mm. un'altra, di un'altra vita, un impianto, un'entità, un insieme di cose. Sì, stavo guardando se... Allora, c'è, diciamo, una scelta della sua PS legata molto alla parte maschile della sua famiglia. Mm. Eh, Quello che vedo adesso non lo so, ma lei è come se i primi anni della sua vita avesse sentito la figura maschile ehm,
Mhm. non tanto presente, nel senso non tanto di sostegno. Padre. Sì, esatto, per lei e diciamo secondo la sua visione per la famiglia, ma nello stesso tempo in maniera un po' dispotica, forse esagerato, ma con quell'energia lì, no, di imposizione. Mhm. Il padre un po' impositivo e senza dare tanto spazio agli altri. Mhm. Quindi c'è questa cosa qua. E poi vedo anche quando ho iniziato appunto intorno ai 15 anni, quando è arrivata l'interferenza di questi due uomini del tempo, dove lei iniziava in maniera molto accogliente ad approcciarsi all'altro sesso, cioè verso i maschi, ok? Mhm. Ehm, lì è come se lei avesse avuto è come se avesse ricevuto dei rifiuti, ma non perché ha ricevuto dei rifiuti, ma perché vedeva questo muro di imposizione maschile che lei lo prendeva come distacco Da cosa? tra i due, come se ci fosse un muro tra lei e il ragazzo che aveva davanti. Va bene. Causa esoterica dei conflitti in famiglia, con tutti i suoi familiari presenti adesso nel cinema. È questa sua non andare d'accordo dentro di sé. Tra il femminile e il Eh maschile. sì, sì, cioè, di lei fa proprio difficoltà sì, proprio nella relazione perché non riesce ad andare d'accordo nelle sue parti e quindi anche fuori non riesce. Causa esoterica del conflitto col figlio maggiore. Allora, mm, c'è stato un momento in cui è come se la moglie del figlio avesse visto in lei un pericolo per Mhm. la relazione con suo figlio, per qualcosa, non so se una frase detta o un episodio, che in realtà non è niente di che, ma la nuora l'ha preso come qualcosa che poteva mettere in pericolo il suo matrimonio e da quel momento è riuscita a far prendere al figlio un'altra visione della mamma. Ovviamente cioè, ci sono di mezzo anche le interferenze del figlio, ovviamente, se no non gliel'avrebbe permesso, però c'è questo meccanismo qua. Beh, di tutte e E- tre. Di tutte e tre, Poi oggi esatto. Quindi, Salina di- fa la sessione, però. esatto, diciamo che la responsabilità, tra virgolette, di Salina è proprio come se avesse messo in atto un aggancio verso il figlio inconscio, ma forse non è stato neanche così, ma diciamo a livello energetico c'è stato un episodio dove lei ha, a livello eterico, agganciato il figlio in maniera quasi come per tenerselo vicino. Mm. In eterico c'è questa cosa qua. La responsabilità dei tre è questa qua. Va bene. C'è una fattura sulla famiglia che pende sulla testa della famiglia. No, la vedo più legata invece alla sua parte fisica, no? È come se avessero attivato
avessero contribuito, no, avessero attivato quella interferenza che ha fatto sì che lei subisse tutti quegli interventi. Diciamo, quel programma, il progetto che non mi ricordo già come si chiama questo, prima. Sì, subdolenza. Ecco, esatto. Ok, diciamo, l'obiettivo era quello di cercare di portarla piano piano a deperirsi e a morire, ma la sua PS è più forte. E infatti l'effetto che aveva era proprio inglobare gli impianti. Va bene, però è la sua PS che ha voluto queste malattie. Sì, Infatti, secondo una visione di alcuni, non so, un tumore è un messaggio mm, che ci si sta dando. esatto. Rivediamo tutte le malattie in questa ottica. Il messaggio che si dà col calcolo al rene sinistro. Allora dipende dalla zona, se è proprio rene rene, mi sento solo, mi sento ehm, isolato, non mi sento a casa, non so mai, non mi sento accudito. E sinistro? Dipende se sei, dipende dalla lateralità, se sei mancino o destrimane. Mhm. No, scusa, no, no, per il reno ho detto una stupidaggine. Sinistro è scappare dalla preda, quindi dal predatore. L'uomo. Sì, penso di sì. Endometriosi. Li rivediamo tutti. Mhm. Allora, necessità di eh, allargare il nido, Mhm. quindi la prole, Mhm. altrimenti crolla la baracca. Baracca intesa come nucleo Sistema vita, familiare, sì, quello che si diciamo è fondato. sistema vita con le altre persone del focolare, ecco. Cesareo, ripetiamolo. Beh, no, lì è più esoterico, è più eterica la causa perché è un intervento dall'esterno, però, diciamo, ha effetto sul tessuto, Mm. ehm, sul derma e sul peritoneo, potrei dire, perché è un attacco. Anche lì ho subito un attacco all'addome e quindi devo cercare di riparare perché sennò di nuovo crolla la baracca. Mm. Ernia. Mm, allora, lì dipende da che parte di tessuto, se sul connettivo non sono riuscita a, però lì c'è tutto c'è anche l'intervento chirurgico, quindi mm, io lo vedo sempre come attacco, anche lì. È attacco in quella zona lì, in quel caso, però è sempre più o meno sul derma del fianco, quindi un attacco subito al fianco. Cesareo per nascita figlio. Lì allora, lì invece dipende, però quello che posso vedere probabilmente di Salina è che è come se non si fosse voluto, come se il suo utero non si fosse voluto aprire come se non volesse perdere il frutto che aveva nel ventre per mantenere il nido intatto. Cistifellea. Allora, rancore nel territorio, qua nel suo caso. Cioè? Cioè, è come se qualcuno le avesse invaso in quel momento il suo territorio. Mm. Mm, non so, mi è venuta così, può coincidere con quando il figlio ha conosciuto la moglie, non so. No. No, era comunque un'invasione, era ancora nel territorio, nel senso che qualcosa relativa alla casa o qualcuno che cerca di invadere
il territorio di Salina in questo Aspetta, caso, e quindi ripetimelo perché è andata via un attimo la comunicazione. Dicevi? che può essere anche riferito al territorio, può essere casa, può essere territorio lavoro, può essere territorio marito, territorio figli. Mhm. Ok, quindi rancore vuol dire che c'è un conflitto nel mantenere il territorio. E osso No. sacro, come l'hai già detto. Mm, sì. Va bene. Cosa succede nel cinema? Allora, i quattro amici davanti sono lì estasiati, proprio sai come quando vai proprio che estasiati a guardare il film e ascoltare. La sua famiglia, direi disinteressati, si sono messi a chiacchierare tra di loro. Vabbè, chi non è interessato, via. Mm, 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 Non è un posto per fare chiacchiere questo, non è il balcone coi gerani. mm. Vanno via tutti? Sì. Padre, madre, Il figlio rimane. figlio. La moglie del figlio? Sì, però dietro in un angolo più lontana. Va bene. C'è una causa per la separazione dal marito? Esoterica. Più che causa, direi eh, risoluzione, nel Mm. senso che ci ha messo un po' di tempo a capire che non aveva senso questa relazione, ma alla fine è andata sciogliendosi, direi grazie alla PS di Salina. 24 anni, Sadina? Ah, 24 anni sono un po' tanti. Mm. E infine, ehm, e infine la fattura. Non ho capito se esiste oppure no. Sì, però era su di lei, proprio era anche a livello fisico, cioè era come se stimolasse il suo ammalarsi. Ma chi l'ha fatta? Allora, può essere una donna che è collegata al papà di suo figlio grande. Questo ex marito che non si vuole far vedere, che non è venuto nel cinema. No, forse no. Sono due diversi, mi No, è un sembra, di aver altro. capito. È il primo, Mm, questo, vero Salina? No, vabbè. Ok, comunque è il papà, va bene. il papà di suo figlio grande. Cosa prevede la fattura? Cosa c'è scritto nella fattura in soldoni? Di farla ammalare gradualmente per farla star male, Perché? come ripicca. Quindi è personale, non è famiglia. Mm, mhm. È la sua famiglia, quella che si è creata lei. Eh sì, ecco. Va bene, il mandante è ancora vivo? Sì, ma non la vedo che sta tanto bene. Ok. La mettiamo lì nel sarcofago delle assegnazioni delle fatture. Beh, è così che funziona qua, è la legge del gioco che abbiamo creato è così. Chi la fa l'aspetti, chi la fa se la riporta a casa. Roba Ah, sua. assolutamente. Non è di Salina, è roba sua. Se poi se la riporta a casa con gli interessi, anche questo non è responsabilità nostra, è responsabilità del gioco che abbiamo creato tutti. Quindi, cosa vuole fare Salina? Portale definito. Scusa. Eh, Cluster, cluster, sì, dove c'è già il portale definitivo aperto e quindi io ha fretta di togliere tutto. Mhm. Cosa vorrebbe togliere? I contratti, fatti come? Sono come dei piccoli vasi da fiori, presente, quelli fatti così, poi così, di Uh-huh. vetro azzurro.
sono Mm. belli? Vederli così, diciamo, ammagliano, cioè, secondo me, Stavo per dai, chiederti no? perché li ha rappresentati così? Mm. Perché sono ammaglianti. Mm. Cioè, Tutti uguali? sì, più grandi, più piccoli, un po' più tozzi, un po' più stretti. Però luccicano, quell'azzurro che luccica, no? Mhm. Mm. Ok, li teniamo? Sono belli. No. Li butta? Mhm. Sicura? Assolutamente sì. Questo, a parte gli scherzi, questo gesto comporta dei cambiamenti, un Mhm. paradigma. Assolutamente sì. La gente, come dire, la conosce in un certo modo, da adesso in poi ci sarà una nuova Mm. Salina. Infatti, sì, sì. È pronta a rinascere, a rinascere, Sì, sì, assolutamente. e allora via tutti. Mhm. E qui mette un ad eternum ed un ad eternum veritas, questo nuovo ad eternum che abbiamo creato qualche tempo fa, legato alla essenza del concetto che siamo qua a perseguire e dal quale non possiamo prescindere, la verità. Mhm. 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 Lo fa? Sì, 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 assolutamente. Benissimo. Avatar, vediamo come lo vedi. Lo vedi? Lo vedo immobilizzato in questa posizione, appoggiato sul computer. Mhm. Lo vuole tenere? No, no, sta già aprendo il portale definitivo. Mhm. Buttato via tutto. Ad eternum anche qua, dove c'è l'avatar. Sì? Mhm. Sì. Ok, con queste nuove condizioni, le entità eteriche, uomini del tempo, Zeus, Mantide, 2DL, tutti gli impianti e le tre entità mentali ci sono ancora? No, no, no. Ok. Il contratto che la legava a quella fattura esiste ancora? Era nel cluster. Sì, sì, assolutamente. Ok. Tutto nel classe. In qualche modo un contratto legato a una fattura si elimina nella sfera energetica dell'interessato, della Mhm. vittima, ma in qualche modo torna all'emittente, questa donna che è nel sarcofago e adesso se ne può anche andare con la sua bella fattura. Mhm. E quello che succede, quello che vedi? Sì, è come se vedessi proprio il sarcofago andare via e man mano che va aumenta l'energia della fattura che aveva Salina intorno a questo sarcofago e diventa sempre più forte Mhm. e la ingloba. Va bene, la salutiamo Mhm. e chiamiamo, sono un po' stupito di questa domanda da parte di Salina, perché questa domanda comporta un cambio di paradigma, non l'uomo ideale, fatto finito come dici tu, ma la persona tua alternativa, cioè la fiamma in sostanza, lei chiede della Mhm. fiamma. Esiste? È incarnata? Maschio? No, ce ne sono tante Potenziali? potenziali.
Diciamo che è come se si fossero create adesso che abbiamo fatto pulizia, no? Perché Mm, inizia a delinearsi la fiamma, ma adesso lei non ha ben chiaro, visto che finora la parte maschile non la voleva proprio, cioè mm, le faceva repulsione. mm, Ha iniziato a creare adesso, quindi non ha ben chiaro come vuole la sua fiamma, quella mm, che sente veramente affine, ok? Quindi sono tutte grezze. È uomo, ma sono grezze. mm. Ma è possibile nelle sue Sì, corde. sì, sì, ce ne A sono fronte di cinque. quale lavoro? A fronte è sempre difficile far passare, cioè spiegare questa cosa. La sua creazione, il suo intento proprio focalizzato al tipo di uomo che lei vuole al suo fianco. Ok, Mm, quindi mm, pian piano deve delineare e creare le caratteristiche dell'uomo che vuole al suo fianco. Questo non significa biondo, alto, magro, basso, no? Questo è mhm. più in generale, diciamo, questo è un po' più il dettaglio, però proprio, che ne so, divertente, sportivo, se mi vengono in mente delle cose che ama viaggiare, Mhm. aperto a tutto, curioso, disposto a fare esperienza, no? Ecco, queste sono più in generale, quindi Quante Salina sono, adesso quante sono queste fiamme grezze? 5. Vabbè, non sono neanche così tante. Alla fine pensavo 20 29, invece no. No, 5 no. come sempre. Sì, 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 Bene, si sono formati i presupposti. sì, Il contatto, la connessione con misandria, l'entità mentale collettiva, esiste ancora? assolutamente no. Il conflitto col figlio maggiore esiste ancora? Da parte sua almeno? No, 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 la sua parte si è neutralizzata completamente, la vedo molto disposta ad accogliere suo figlio e la famiglia di suo figlio. Mm, Cioè la moglie del figlio. sì, e eventuali figli. Che altro, come la vedi? Che messaggio ci vuole lasciare? Mm, ehm, allora, continua a lavorare sulle tue vibrazioni. Quindi mantenerle alte e vedo che lei comunque è come se lei le sentisse, quando sono alte lei sente, quindi proprio allenarsi a sentirle sempre così. Mm, E poi mi dice, per quanto riguarda la fiamma, ecco, mi fa questo paragone, no? Potrebbe esserle utile nel concreto. È come se lei eh, pian piano mette tutti gli ingredienti per fare il pane. E quindi mm, so che può sembrare così superfluo, ma proprio lo vedo come se dovesse fare spesso il pane fatto in casa e mentre fa il pane è come se fosse una meditazione nella creazione della sua fiamma ideale, anche come allenamento per alzare le vibrazioni. La vedo proprio, no? Vari tipi di pane, vari La tipi di treccia, farine. l'amichetta, Sì, il poi vari tipi di figlioncino. farine, magari col sesamo, no? Tutti strani così. Mm. Cioè farlo davvero. Sì, sì, farò davvero. La macchina del pane, Mm. Salina. Prossimo acquisto. Mi sa che non è molto intenzionata, vero? Non so. Sì, invece è molto intenzionata. Ah, vedi. È già lì online a comprarla, la macchina. Poi ti manderà tutto il pane come il film di Fantozzi, però quello è un'altra roba. Era la Pina che andava a comprare il pane al Eh sì, panettiere certo. Batantuono perché era leggermente invaghita. Mm. C'è questa scena di lui che apre tutti gli sportelli, che cade il pane, che ride. Mm. Che cretino che è. Va bene.
Che altro? L'amica, che fa? L'amica è molto entusiasta di quello che ha visto, è come se avesse anche un po' dato una ripassata anche alla sua, no? Mm, Di, mm, di sessione, come se le avesse ehm, date una rinfrescata. sì, un'accelerata di nuovo Mm. all'azione, sì, della sessione. Mhm. C'è Salina che mi fa vedere il cuore con le dita, quindi le vuole tanto bene. Mm. Allora, ad eternum a tutti, cioè tutti imparano adesso a fare l'ad eternum, quelli che vogliono lì nel cinema, che poi sono rimasti quattro amici al bar, perché gli altri Mm. se ne sono andati. Mentre loro lo fanno e si pigliano la Vic e tutto il resto, Salina si ne crea altri 5 nel corpo fisico, può anche farne più di uno, nel corpo Mhm. fisico. Per esempio ne fa uno in ogni posto in cui ha subito Mm. un'operazione e poi ne mette uno grande, grande, grande in tutto il corpo fisico. Sì, Mhm. fatto. Sì. Uno nel corpo mentale, Mhm. atto ad alzare le frequenze, eccetera, e a sedare la mente che può scassare le palle in ogni momento. Non troverai mai la fiamma, quella è la mente. E Mm. sì, quella è la mente. Non esiste nessuna e sì, tutto è possibile. E come faccio? Sì, quella è la mente. Non Mm. mi piace, quella è la mente, invece perché di fatto ti piace. Mm. Mm. No, gli uomini sono tutti stupidi, quello è ancora la mente, Mm. quello è anche un'entità mentale. Mi chiedi la fiamma e poi gli uomini sono tutti stupidi? No, non Mm. funziona così. Quindi nel corpo mentale, nel corpo fisico, Mhm. nel corpo emozionale, Mhm. subliminale, Mhm. eterico. Mhm. Il famoso maschile e femminile sono in equilibrio adesso nella PS e nella PE. C'è ancora del lavoro, non c'è più lavoro da fare. Sì, c'è ancora del lavoro, ma è come se, mentre prima era molto statico e fermo così il disequilibrio, adesso Mhm. già un po' è diminuito e poi è come se ci fosse lo spazio, come se si fosse già creato lo spazio, diciamo, nella parte eterica per aumentare il femminile, no? Quindi Mm. già lo spazio ideale per aumentare il femminile e nella parte subliminale per aumentare la parte maschile. Ok, Mm. ti eri bloccato un attimo. Ok, messaggio Mhm. finale. No, vibrazione finale. 183 miliardi, Consapevolezza finale. 179, PS finale. 69, Ok, vite finali. 1931. Sono aumentate Mhm. di Più o 3, meno. Ah, 28. mm. Perché? Allora, è come se ci fosse stato nel frattempo Mhm, un aumento, un grosso aumento, mhm. tipo intorno al 2227, e poi sono ridiminuite. Ah, perché se sono aumentate? Perché cioè io vedo che ogni istante che noi siamo qua, a seconda di come cambia l'esperienza, possono cambiare il numero di vite. Quindi c'era tutta una parte direi tutta una parte riguardo, allora, soprattutto quando abbiamo fatto il lavoro sull'entità mentale riguardante la parte maschile e riguardante il figlio. Mm, C'è stato un momento dove
dove dove abbiamo analizzato quello che lei sentiva, no? L'astio verso gli uomini e il conflitto col figlio, Mhm, con quella carica lì sono aumentate di colpo fino là mhm. e sono rimaste lì. Quindi, cioè, come se lei fosse, se noi ci fossimo fermati lì, lei avrebbe dovuto lavorare ancora tantissimo su questa cosa, Mhm. da sola, diciamo, a livello esperienziale. Invece poi ripulendo tutto, sono tornate a quel livello lì. Ora quanto sono? Quante sono? Per vedere se c'è già un cambiamento. Una, 1930 più o meno. Cervello. 9,5. Ok, c'è ancora una differenza di tutti questi valori se lei pensa al maschile o no? Quindi una percentuale di cervello quando a riposo e una percentuale di cervello quando pensa all'ex marito. Allora, no, nel senso no, perché prima era molto legata all'entità mentale, Mm. adesso non c'è l'entità mentale, quindi è solo il pensiero. Se lei però eh, di nuovo torna cioè a pensare spesso questo astio verso il maschile, è facile che gli si riaggancino delle entità mentali e allora lì sì. Quindi qual è la soluzione? Non è solo non pensare, è tenere le vibrazioni alte. Tenere Come? le vibrazioni alte, Come? appunto Lo con chiediamo a lei. Sì, 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 vabbè, un allenamento è quello. Proprio mi è arrivato chiaro di fare il pane. E poi, vabbè, direi un po' il solito che vedo molto a contatto con la natura, alzando le vibrazioni, sentendo l'energia della natura. Proprio il contatto. Nel suo caso vedo proprio il contatto dei tronchi, Mhm. l'erba, sassi, acqua del fiume, foglie, fiori, tutto. Il contatto e sentire cosa trasmettono. E intanto mentre passeggia alzare le vibrazioni, ecco. E poi mentre fa il pane. Le facciamo abbracciare uomo energia, volutamente non donna energia in Mm, questo caso. mhm, Il suo uomo energia. mhm. Via. Allora, in eterico vedo che si lascia andare nell'abbraccio dell'uomo energia e si sente accolta. Mhm. Va bene. Come la vedi? La vedo pronta ad andare. Le fiamme grezze sono sempre 5. Mhm. Sì? Sì, C'è sì, qualcosa sì. di cambiato? No, più o meno uguale. No, no, più o meno uguale. Va bene.